Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda Gilmour e McTominay, visto che ieri mi sono fatto una scorpacciata di Premier, ho visto Brighton Manchester United, ho dato anche uno sguardo switchando le due partite Tottenham Everton e City Ipswich per controllare, tra virgolette, le situazioni Cajuste e Lindstrom, perché sono due prestiti che devono essere riscattati e quindi ci interessa e non poco. Qualche considerazione a livello tattico però volevo condividere con voi per quanto riguarda i due centrocampisti in questione, ovviamente Gilmour e McTominay. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Tanto è vero, avviso ai naviganti, stasera c'è Napoli-Bologna e domani in mattinata uscirà il video, l'analisi tattica e le considerazioni su eventuali interviste. Auguriamoci con i 3 punti in saccoccia. Partiamo da McTominay. Cosa si legge? Niccolò Schira su X scrive così: Scott McTominay si avvicina al Napoli dal Manchester United per 27 milioni di euro. Termini personali concordati per un contratto fino al 2028, il centrocampista ha ricevuto anche altre 2 offerte, ma la sua priorità è il Napoli. Questo scrive Niccolò Schira, così invece recita il Corriere dello Sport. Un giocatore con la valigia a Manchester, considerando anche l'imminente arrivo di Ugarte dal Paris Saint-Germain, che il Napoli ha puntato con la convinzione assoluta di portarlo a casa. Ha dovuto attendere un po', certo, e soprattutto De Laurentiis ha dovuto preventivare un altro super investimento, ma alla fine Mann è arrivato ad un passo dall'intesa, operazione di circa 30 milioni, 27 Schira, circa 30 qui, comunque siamo lì. Per quanto riguarda le cifre, il DS sta lavorando sia all'accordo con lo United sia a quello con McTominay. Bisogna fare in fretta del resto perché al gong del mercato mancano 5 giorni. Considerazioni tattiche, perché è lì che poi dobbiamo andare a parare. Gilmour è l'esatto sostituto di Lobotka, quindi serve il sostituto di Lobotka. È vero che non ce l'abbiamo a Napoli. Ti pareresti anche per un eventuale, diciamo, situazione di mercato futura, Lobotka al limite l'anno prossimo, non lo sapremo mai, vediamo, poi vuole cambiare area, arriva un'offerta, devi monetizzare, non lo sai. Però al momento ciò che serve è un centrocampista offensivo che vada ad alzare la qualità, soprattutto in inserimento, visto che abbiamo perso Zielinski, Elmas e quant'altro. Lo sappiamo che abbiamo perso a livello qualitativo e quindi dobbiamo alzare un attimo l'asticella. All in su McTominay. Ieri Gilmour è stato schierato per quasi tutta la partita. Abbiamo le dichiarazioni dell'allenatore del Brighton di qualche giorno fa che sono più una chiusura che un'apertura, e quindi ecco che il Napoli punta tutto sul calciatore del Manchester United, cosa buona e giusta per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-tattiche del calciatore. Ieri McTominay è stato schierato nell'ultimo quarto d'ora al posto di Bruno Fernandes, quindi consideriamo che la partita era sull'1-1 e Ten Hag sicuramente non ha messo McTominay per difendere il pareggio, al di là che poi in Inghilterra poco si difende l'1-1 perché è stata una partita divertentissima da una parte e dall'altra, al di là della pioggia e condizioni meteo abbastanza avverse, soprattutto nel primo tempo, ma è stata una partita molto divertente con capovolgimenti di fronte, ma chi guarda la Premier di tanto in tanto sa perfettamente di cosa sto parlando. Gilmour è un centrocampista difensivo, centrale. L'unica cosa che forse ha più di Lobotka, o meglio, gli vengono date praticamente le chiavi di qualsiasi cosa, batte tutti i calci di punizione Gilmour nel Brighton, sia nella metà campo avversaria sia nella propria metà campo, quindi è praticamente il cuore pulsante della squadra. Ecco perché privarsene diventa difficile, e l'allenatore lo ha detto già un paio di giorni fa. McTominay invece, perché dovrebbe arrivare Ugarte dal Paris Saint-Germain, libera il posto e potrebbe venire a Napoli. Mi auguro che si concluda il colpo, perché sfruttare le caratteristiche offensive di questo centrocampista
sarebbe cosa buona e giusta e sarebbe ciò che serve al Napoli per quanto riguarda i tempi di inserimento, per quanto riguarda i colpi di testa, per quanto riguarda anche i piedi che non lasciano assolutamente a desiderare come altri centrocampisti sotto porta, tanto è vero che come ho detto è stato schierato al posto di Bruno Fernandes perché cala comunque la condizione a inizio campionato, servivano forze fresche e Ten Hag si è giocato la carta McTominay per sfruttarne le caratteristiche a livello offensivo. Io l'ho visto solo per un quarto d'ora e non possiamo ovviamente stare qui a giudicare su un quarto d'ora di partita, al di là che abbiamo visto tanti highlights, ho visto tanti highlights montati su YouTube, se ne trovano di tutti i colori, però non è un centrocampista prettamente difensivo, anzi in proiezione offensiva può fare decisamente male e dal punto di vista tattico è ciò che serve al Napoli per quanto mi riguarda, quindi auguriamoci che vada in porto questo colpo perché andrebbe ad alzare e non di poco l'asticella in mediana. È vero, mi direte, è un solo colpo, ce ne si aspetta due a centrocampo, ma vedremo poi il Napoli dove andrà a parare negli ultimi giorni di mercato, se si chiuderà poi definitivamente, come credo si delinei la situazione. La situazione Gilmour, un pensierino sui prestiti che abbiamo fatto in Inghilterra, all'Instom, all'Everton e Kajust. All'Ipswich sappiamo che Kajust verrà riscattato se l'Ipswich mantiene la categoria. È vero che ieri hai giocato contro il City e quindi partita a senso unico e così è stata. Kajust però non ha giocato nemmeno un minuto, non è stato schierato nemmeno da subentrato e quindi considerando che c'è quella clausola che se resto in Premier lo riscatto, io fossi nel Napoli comincerei a guardare già da adesso l'eventuale futura squadra di Caiuste perché per amor di Dio è ancora presto, però ho visto veramente delle cose oscene a livello tattico per quanto riguarda l'Ipswich e per come è la Premier, per come è competitiva la Premier, anche nelle retrovie, diventa difficile mantenere la categoria, però ovviamente noi ci auguriamo che l'Ipswich svolti, mantenga la categoria e riscatti Caiust, così entrano i soldi che devono entrare e non abbiamo l'incombenza poi di doverlo ripiazzare, perché non è che l'abbiamo scartato quest'anno, Conte l'ha scartato quest'anno e l'anno prossimo se lo tiene e diventa il nuovo Busquets nella maniera più assoluta. La situazione Lindstrom è un tantino diversa perché su Lindstrom l'Everton comunque ci sta puntando un tantino in più a livello di minutaggio. Ieri è subentrato poco dopo l'inizio della ripresa, però è stata una partita quasi a senso unico a livello tattico, però ripeto, io switchavo comunque tra le due partite per guardarle tutte e due le situazioni. Il Tottenham comunque ha strameritato la vittoria dal punto di vista tattico, messo in campo molto ma molto bene. Ci sono stati pochi spazi disponibili e poche palle giocabili, diciamo, per quanto riguarda Jesper Lindstrom, anche se più diciamo cresce il minutaggio, forse più entra in fiducia il calciatore e più ci possono essere probabilità che venga riscattato in quel di Inghilterra. È quello che ci dobbiamo augurare perché comunque qualcosina in entrata dopo tutti questi prestiti fatti in uscita dobbiamo pur prenderla l'anno prossimo e non ne facciamo un problema economico, non facciamoci la testa. In ultimo e chiudo nemmeno sulla situazione Osimhen perché il mercato è ancora aperto 5 giorni, è vero, si potrà fare a gennaio. Il mercato in Arabia, al di là che la destinazione non sia gradita dal calciatore, chiude il 6 di ottobre, quindi ci potrebbero essere anche risvolti così all'improvviso da lì giù. Noi la punta l'abbiamo presa, il calciatore è comunque al libro paga. L'unica cosa che deve decidere il Napoli e che chiedo anche a voi cosa fareste? Tenete Osi fuori rosa rischiando un'ulteriore svalutazione del prezzo del calciatore oppure
visto che lo stai pagando, te lo tieni buono buono in panchina e nelle partite che non si sbloccano, sei 0-0 a 10 minuti dalla fine, ti serve qualche cross, quelle situazioni alla Mourinho, sai che sei sullo 0-0 e Mourinho non faceva altro che mettere in campo calciatori di 2 metri per poi cercare quella palla alla rinfusa in area di rigore con calciatori alti e portare a casa il risultato. È così che ha vinto tantissime partite con la Roma e non solo. Quindi sono combattuto da questo punto di vista e perciò la domanda la faccio a voi. Nel caso non lo piazziamo Osimhen in questa sessione di mercato, fuori rosa o lo teniamo buono buono in panchina? Fatemi sapere la vostra. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!